Ciao a tutti amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami bilancia e le tendenze energetiche disponibili per l'amore per la seconda metà di luglio 2026. Ragazzi, c'è la carta del Papa. Può essere un periodo di ufficializzazioni, un periodo di accordi, di dichiarazioni, di matrimoni, di contratti anche per qualcuno. Andiamo a vedere di cosa si tratta con i tarocchi. Vi ricordo che le letture sono per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Sono valide per segno solare, lunare e ascendente, e per chi volesse contattarmi per una consulenza personalizzata mi può contattare via mail, oppure sotto nella descrizione del video trovate anche il numero di telefono, il link alla pagina web, il link al percorso di crescita nella sezione degli abbonati, il link ai corsi gratuiti e il link al corso di livello intermedio di tarocchi intuitivi. Bene. Partiamo col mago. Abbiamo il giudizio, abbiamo un asso di spade, la regina di bastoni, abbiamo l'eremita, un re di spade e gli amanti, ragazzi. Bene, allora adesso andiamo a vedere l'evoluzione energetica del periodo. Tenete presente che se siete single potete rimanere con questa parte della lettura, perché la leggerò appunto come per i single. In un secondo momento andiamo a vedere l'evoluzione energetica della vostra persona di interesse e cercherò di integrare i due movimenti energetici. Mi sono dimenticata di dirvi prima che sono gli ultimi giorni dove è attiva la promozione sulla lettura semestrale, e comunque c'è il link sotto in descrizione. Allora, partiamo da questo mago. Mago e asso di spade. Può esserci stato un inizio di un contatto principalmente verbale, secondo me. Andiamo a vedere questo mago. Abbiamo un re di spade che avete già qui e un 3 di bastoni. Sì, allora, sento che per qualcuno questo re di spade può essere una persona con la quale avete già avuto comunque qualche tipo di conversazione, qualche tipo di magari incontro, di contatto, non necessariamente romantico, anzi potrebbe anche essere per qualcuno di voi che sia come un contatto lavorativo. Se così non fosse, per qualcuno può essere una persona che incontrerete a breve. Anche se vi dico, secondo me è una persona che è già nella vostra energia. Allora, il giudizio è spiegato da un'imperatrice, da un 2 di pentacoli, un 6 di pentacoli e un 9 di bastoni. Sapete, ho come la sensazione che ci sia un andirivieni nella comunicazione. Il mago è collegato a Mercurio, ok? Quindi parliamo di qualcuno, un buon oratore, come se ci fosse l'inizio di qualche comunicazione. Poi abbiamo il giudizio al contrario, come se ci fosse un momento di silenzio o come se ci fosse un momento dove le informazioni vengono come ridotte. Poi di nuovo un asso di spade, che è una carta di verità, una carta di presa di consapevolezza, una carta di chiacchiera anche. Andiamo a vederlo. 9 di spade, 6 di coppe, giustizia. Allora, ho l'idea che per qualcuno potrebbe essere una persona del passato che ritorna.
Sapete che sta a noi accettare o no qualcuno nella nostra vita. Io vi dico il movimento energetico più forte che sento, ok? Nel caso non fosse una persona che avete già conosciuto o frequentato in passato, con questo giudizio 2 di Pentacoli potrebbe anche essere una persona che avete conosciuto in una vita passata o che vi ricordi qualcuno che conoscete già. Sta di fatto che vi sento prendere un po' posizione. È come se da un lato con una mano date e con l'altra prendete, cioè giustamente c'è un 6 di pentacoli e un 2 di pentacoli. Avete come questa necessità di creare un equilibrio, la stabilità di cui mi parla l'imperatrice. Probabilmente è una prerogativa per le vostre relazioni, giustamente siete bilancia, quindi un po' do e un po' ricevo. Mentre vedendo questo 6 di coppe e la giustizia al contrario, sento che con questa persona, soprattutto se l'avete già conosciuta o se vi ricorda qualcuno, nei modi di fare, nelle attitudini, nel modo di pensare o di comportarsi, può essere che sappiate già, ed è lì che arriva la verità dell'asso di spade, che le cose potrebbero non essere in equilibrio o che magari con questa giustizia al contrario e il Papa c'è da rivedere certe regole, c'è da reindrizzare, se vogliamo, la relazione o la situazione. Sento che per qualcuno potrebbe essere una persona che avete puntato da lontano, ma con la quale non avete mai conversato e in questo periodo effettivamente con questo asso di spade potrebbe esserci questa conversazione, questo dialogo, questa conoscenza, no? Magari vi presentano. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Matto. Fante di bastoni, fante di pentacoli, asso di bastoni e 10 di coppe. Tanta chimica. Sapete, ci sono 2 fanti, potrebbero anche esserci 2 persone. Effettivamente qui abbiamo un'imperatrice, 2 fanti, imperatrice e regina. Per qualcuno potrebbe esserci una persona del passato che potrebbe rientrare e voi magari siete già in una conoscenza nuova e quindi siete lì, secondo me, nella terza settimana di luglio che starete un po' come valutando, cioè in questa settimana. Andiamo a vedere l'eremita. 8 di pentacoli e la carta della stella, io sento che punterete in avanti con la carta della stella. Innanzitutto c'è una ricerca profonda della verità tra l'asso di spade e l'eremita. Non è tanto la verità oggettiva, ma è la verità soggettiva in questo caso. È come se vi chiedeste per che cosa volete lavorare tutti i giorni, chi volete vicino a voi tutti i giorni, con chi volete condividere la vostra quotidianità o che desideri avete inerenti la vostra quotidianità. Potrebbe essere che per qualcuno di voi ci sia come una differenza di età o di stile di vita piuttosto importante e che quindi ci si stia chiedendo se sia solo, come dire, un fuoco o se effettivamente può esserci qualche cosa di più, può nascere anche l'idea di famiglia, se ci può essere la serenità con questa persona. Potrebbe essere più giovane di voi questa persona del presente, mentre quella del passato secondo me è più, diciamo, vicino alla vostra età. Andiamo a vedere questo re di spade. 7 di coppe e morte, sento come se vi doveste togliere da delle illusioni, da degli obiettivi, una certa confusione mentale con questo re di spade al contrario. C'è come bisogno di tagliare probabilmente con certi sogni.
Qui c'è un 10 di spade, ragazzi, arcano minore della morte. È come se certe regole, certi contratti, doveste rivederli se volete iniziare qualcosa di un po' più serio con questa persona. Le regole potrebbero riguardare la quotidianità, per esempio l'orario in cui andate a fare sport, dove, che ne so, esattamente in quel momento lì l'altra persona è libera per fare la telefonata, quindi voi dovete scegliere se chiamare o fare sport, no? Quindi c'è come da sistemare gli orari, potrebbe anche essere della giornata, le abitudini. Andiamo a vedere gli amanti. Mondo. Guardate, avete delle carte, non l'ho ancora detto, l'ho solo pensato e c'è già la torre lì sotto. Stavo per dire, avete delle carte bellissime. La prossima volta sto zitta. Allora, mondo, 7 di bastoni, torre, 6 di bastoni, ruota della fortuna, sole, 7 di spade, regina di spade. Sento che è come se qui smetteste di difendervi, smetteste di... perché effettivamente avete qui il 9 di bastoni, che è una carta di difesa, però io sento che questo togliervi le supposizioni è perché parlerete chiaro con questo asso di spade, porterete a galla i temi importanti, quelli che vi faranno capire dove potete arrivare o dove volete arrivare. Devo dire ragazzi che amanti, mondo, torre, ruota della fortuna e sole mi fanno proprio pensare che inizia come un nuovo ciclo, un nuovo capitolo. Attenzione al controllo, attenzione alla rigidità, mi viene da dire, perché voi avete un po' il tema di queste regole. Probabilmente dovete un po' ridimensionare quest'idea del do e ricevo, anche perché vi faccio un esempio, io do, non lo so, qualche complimento, mi aspetto che l'altro mi dia qualche complimento, il dare e il ricevere, no? Però non è detto che gli altri dimostrino l'amore nello stesso modo in cui lo facciamo noi. Magari noi siamo persone che hanno bisogno di sentirsi dire certe cose, mentre l'altra persona invece esprime il proprio amore facendo cose. Questo non vuol dire che non ci si ami, ma semplicemente che c'è come un problema di comunicazione, cioè ognuno dei due esprime l'amore in modo diverso. Il punto è parlare, chiarirsi, capirsi. Capire che cosa per voi è importante, che cosa si può bypassare. E qui sento che è come se fosse un nuovo capitolo, C'è la carta degli amanti, la carta del sole, la ruota della fortuna, la torre, c'è come un cambio di prospettiva, un cambio di visione proprio. Fatemi sapere nei commenti poi se vi risuona. Andiamo a vedere l'energia della vostra persona di interesse, non importa quale sia l'energia che vi unisce. Due di coppe, temperanza, la morte, cavaliere di bastoni, 9 di coppe, 6 di bastoni, re di bastoni e il matto. Un inizio penso che ci sia stato senza compromesso però con questo 2 di coppe
all'inizio. 2 di pentacoli, ma ce l'avete anche voi. Sì, è come se l'inizio di questa conoscenza o di questa relazione fosse stato un po' senza troppi compromessi, senza capire bene dove si va, semplicemente come se vi foste piaciuti, vi foste trovati bene insieme e aveste deciso semplicemente di iniziare a frequentarvi o vedervi. Andiamo a vedere la temperanza. Io sento che questa persona ha bisogno in qualche modo di guarire qualcosa, ha confusione mentale, potrebbero esserci dei problemi, dei litigi, potreste aver litigato e quindi essere quello il motivo per cui voi siete sulla difensiva. Andiamo a vedere la morte. Cavaliere di pentacoli e torre. C'è qualcosa che questa persona vuole lasciare indietro. Datemi 7 di bastoni, 3 di spade per il 2 di pentacoli. Io credo che sia successo qualcosa con questa persona che effettivamente vi ha un po' smosso. Può essere che questo inizio, ho come la sensazione che, sapete, chiodo scaccia chiodo? Ho come la sensazione, perdonate per quello che vi sto dicendo, non prendetela alla lettera, però che voi siete stato il secondo chiodo. E che poi in realtà la cosa, sì, è iniziata un po' così, o meglio, inizi un po' così, e poi però cambia la situazione, perché ho come l'idea con questo cavaliere di bastoni che ci saranno come dei movimenti in avanti da parte di questa persona. Asso di bastoni, giudizio, 6 di coppe e cavaliere di bastoni di nuovo. Se siete in contatto zero, sento che questa persona ha paura di fare un passo, ha paura a chiamarvi, ha paura come di rompere qualcosa. Da un lato io credo che qui secondo me c'è come un tiriamo una linea, dimentichiamoci il passato e ricominciamo. Se fosse una persona nuova, sento che questa persona arriva da un periodo abbastanza impegnativo e ha bisogno di prendere le cose con molta calma. Ed è per quello che probabilmente voi avvertite come questa sensazione di gioco, un po' ci sono, un po' non ci sono, un po' parliamo, un po' non parliamo. Non credo che non sia interessata a voi o che comunque i suoi sentimenti siano cambiati rispetto a prima, però è come se avesse bisogno di tempo, avesse bisogno di comprendere certe cose. Andiamo a vedere il 9 di coppe. Regina di coppe e 2 di bastoni. E che fondamentalmente la persona così com'è stava già bene. Probabilmente siete voi che avete bisogno di chiarimenti o di etichettare la relazione, per esempio, come se con questo asso di spade non capiste che cosa siete, se siete amici con interesse, se siete fidanzati, che cosa siete. Andiamo con il 6 di bastoni. 4 di bastoni. E imperatrice. Allora, può essere che questa persona acceda a vedersi, incontrarsi, iniziare qualcosa di più stabile con voi. Potrebbe anche essere come un, ok, diciamo al mondo che ci stiamo frequentando, però poi a livello pratico non sento che cambi tanto.
cioè a livello di quantità di tempo in cui vi vedete, a livello di quello che potreste fare insieme, però si prendono come accordi. Andiamo a vedere questo re di bastoni. 9 di bastoni e asso di coppe, con molta titubanza. Poi ricordatevi che qua c'era anche il matto, però c'è questo nuovo inizio, ragazzi. Vi dicevo, anche qua ho un po' la sensazione che sboccerà l'amore, sinceramente, perché qui abbiamo un asso di coppe, abbiamo la carta degli amanti, c'è questo papa che mi dice che in qualche modo un'unione sacra sta per cominciare. Se per caso foste in silenzio stampa con questa persona, secondo me c'è una forte probabilità, secondo me già entro questa settimana, di poter discutere, di poter parlare, di potervi confrontare. Più difficile è il vedersi, secondo me. Non lo so ragazzi, sento che entro la fine del mese le dinamiche potrebbero cambiare, voi potreste cambiare completamente idea, se vogliamo, su questo vincolo. È come se con questo eremita cercaste delle soluzioni per far funzionare la cosa. Ed è per quello che sento questo disequilibrio. Probabilmente siete più voi che mettete in discussione voi stessi, i vostri ritmi, i vostri tempi, che cosa potreste sacrificare o modificare, piuttosto che l'altra persona, ma perché l'altra persona sta già uscendo da un periodo così. Ha voglia di andare con calma, in realtà non ha voglia di essere proprio sballottata in questo periodo, sento, però alla fine sì che cederà nel, tra virgolette, ufficializzare o comunque definire la cosa, senza però, vi devo dire, grossi cambi a livello pratico. Da lì a dire che riuscirete a vedervi più spesso o che... Però è già una grande soddisfazione, secondo me, che l'altra persona dica appunto, ok, per me le cose possono essere queste, per me c'è possibilità di costruire insieme, diciamo che sapere che ci sono prospettive è meglio che non sapere niente, ma infatti qui avete anche la carta della stella, quindi qualche speranza ritorna. Andiamo a vedere. Abbiamo il serpente, qui parla di competizione, di nemici. Dice di guardarvi le spalle e che c'è un'altra donna. Io ve lo dicevo che qua c'erano due energie, però questa è la vostra energia. Fatemi vedere di qua. Nell'energia dell'altra persona confermo che sì, potrebbero esserci due energie anche per l'altra persona, anche perché qui abbiamo un 3 di spade. Per qualcuno è un ex che non se ne va. Non è un'energia presente nel senso che la vostra persona di interesse sta frequentando due persone, ma è forse più come un residuo energetico dell'ex o della ex. E vi dico che per certi versi potrebbero anche essere roba vostra. Va bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che la lettura vi sia stata utile, che vi abbia dato spunti di riflessione interessanti. Fatemelo sapere nei commenti. Sostenete il canale con un like, un hype, l'iscrizione e la condivisione del video. Per chi volesse iniziare un percorso di crescita con me mi può contattare via mail o via WhatsApp, oppure potete abbonarvi al canale. Anche lì tratto tutto il tema delle credenze limitanti, solo che in più ci sono anche temi di metafisica, di metamedicina, si parla di alto-basso astrale, si parla di kundalini, di traumi, di chakra, insomma è un po' tutto quello che io ho studiato in tanti anni, in decenni, di formazione personale e professionale che sto condensando e mettendoli a disposizione per voi. Date un'occhiata ai titoli dei video, quelli si vedono, sono pubblici, vi basta entrare nelle playlist con le copertine lilla. Sono 5 playlist numerate dall'1 al 4 perché una è divisa in 3A e 3B. Andrebbero visti in ordine cronologico di numero. Bene, detto questo io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!